dame, carissimi cavalieri, oggi mi trovo nello studio del nostro Gran Maestro Roberto Ioannes Amato per la nostra piccola prima intervista sul nostro canale YouTube del Balibano di Puglia Stupor Mundi, in modo da conoscere veramente, iniziare a conoscere l'essenza della vita dei Templari. E in questo giorno del lunedì dell'Angelo, come annunciato sui nostri canali, volevo farvi conoscere dalla viva voce del nostro Gran Maestro quello che è davvero l'ordine. Carissime sorelle, carissimi fratelli, voi tutti che ci seguite, oggi è un giorno importante perché, come è scritto nel nostro statuto, il primo cavaliere templare era San Michele Arcangelo. Quindi noi ripercorriamo la strada segnata da San Michele e perché ripercorriamo anche la strada del martirio, perché il martire per la Chiesa Cattolica vuol dire testimone della fede, e noi siamo testimoni della fede. Gran Maestro, quali sono i compiti esoterici di una dama o di un cavaliere templare in un 2025 con ombre di guerra, di violenze, di ingiustizie sociali? È una bellissima domanda e ricade sempre in uno degli errori che fanno tutti, quelli dell'esoterismo nel Tempio. Il Tempio non ha una sua immagine esoterica o altro, è stato creato da chi ha scritto dei libri, è stata creata da Hollywood con i suoi film e i suoi documentari. Il Tempio è la pietra eterna, ecco perché noi ci richiamiamo al Tempio. Il Tempio è un qualcosa di molto attuale. Diceva uno dei suoi primi fondatori: noi siamo il piede, non siamo la mano armata della Chiesa, ma siamo il suo piede. Cosa vuol dire? Un'affermazione di una prima forza multinazionale e laica. Dire oggi nel 2025 che i Templari sono stata la più grande, la prima organizzazione laica nel mondo è qualcosa di stravolgente, non si trova ovunque questa affermazione. E come forza laica noi siamo seduti a diversi tavoli e noi portiamo avanti i valori del Tempio, quello del nostro giuramento: proteggere le vedove, proteggere gli orfanelli, i bisognosi, i poveri. Questo nostro giuramento, che non è mutato nei secoli, oggi viene portato avanti con gli strumenti che la società ci dà. Abbiamo costituito delle APS, siamo gli unici, i primi, siamo stati i primi che il governo federale americano ci ha riconosciuto una corporation non in una nazione, ma in tutti gli Stati Uniti e anche oltre gli Stati Uniti. E con questi due mezzi noi ci siamo adoperati sia nei paesi latinoamericani e ultimamente anche per un orfanotrofio in Bosnia, se ricordo. Dato che le nostre attività non hanno bisogno di pubblicità, non ricordo tutte le attività che facciamo ogni settimana. Carissimo Gran Maestro, vuole darci qualche informazione sullo SMOT 1804 OSMTJ? Il Sacro Ordine dello SMOT 1804 OSMTJ nasce per una necessità di più cavalieri europei. Nel 1930 si trovarono in un'assemblea a Lione, a Tolosa, e da lì nasce il CMOKT.
Il CMOKT ha sempre lavorato per un'idea di unità. Dopo gli anni 30 molte sigle templari rinnegarono l'antico nome di Ordine du Temple in un tentativo di potersi riavvicinare alla Chiesa Cattolica. L'abbandono del nome Ordine du Temple ha portato a una grande confusione. Non c'è stata più un'unità di un unico ordine, ma c'è stata una grande frantumazione che nel tempo, anche nel dopoguerra, si è stabilizzato in 3 o 4 sigle, o SMTJ, o SMTH, o i Cavalieri del Patto Atlantico, noi che abbiamo sempre lavorato come Tempio Nero. Nero vuol dire al di fuori delle pubbliche manifestazioni, non è nulla di particolare o di grave, però abbiamo sempre lavorato. Verso la fine degli anni 90 io sono andato a Roma in un ordine del Tempio molto particolare, molto chiuso, che faceva capo a un grande principe del Sacro Romano Impero. Dopo questa mia entrata così furtiva, non voluta, occasionale, mi sono dedicato a molte più associazioni esoteriche, non esoteriche altri, e mi sono reso conto che alla fine verso il 2006 credo, mi sono trovato ospite a Madeira di un antico nobile, il quale mi investì di questa associazione, di quest'ordine templare molto antico. E questo nobile, ricordo che a mezzanotte iniziò i lavori e mi portò in un'antica cappella che aveva come famiglia. Ci fu un particolare nella mia consacrazione. Nel momento che lui poggiò la sua spada su di me, il pavimento sotto di me sprofondò e io mi trovai a mezza figura, parte sotto il pavimento e parte sopra il pavimento. Quindi fu anche quello un segno di peso di questa investitura che ho ricevuto a Madeira. L'ordine iniziò a lavorare nei primi anni del 2005-2006 in Italia con tutte le sue registrazioni. Però ci fu nel 2010 una volontà dei fratelli, mia personale, dei fratelli italiani, di riportare il Tempio nuovamente alla luce in Italia, perché esistevano troppe associazioni che si richiamavano ai Templari, ai Neotemplari o ad associazioni laiche di fedeli che si richiamavano ai Templari. E quindi siamo stati anche invitati dagli ecclesiasti e dalle varie chiese presenti di riportare tutto un po' a un'origine, riportare chiarezza in Italia. Nel 2010 l'ordine SMOT 1804 SMTJ diventa Universal, perché insieme ai fratelli della Romania e del Perù costituiamo lo SMOT internazionale. Oggi lo SMOT internazionale racchiude tra rappresentanze e gran priorati all'incirca da 42-45 nazioni. E Gran Maestro, un'altra domanda. Come mai abbiamo mantenuto il nostro nome e non abbiamo fatto la cosa più semplice che ci veniva richiesta, cioè creare un'associazione di fedeli? È una domanda che mi pongono spesso. Personalmente, quale Magnum Magister dello SMOT, custode della tradizione della fede templare, non mi sento di rinnegare alla storia del primo tempio e del tempio attuale. Infatti nel primo capitolo internazionale in Sud America, nei paesi latinoamericani, qualche anno fa abbiamo deliberato di riprendere l'antico nome di Ordine du Temple,
per un richiamo forte alla tradizione del Tempio. Come Templare siamo chiamati a riprendere la tradizione, però siamo stati costretti, visto tutti questi anni, decenni di lavoro, con SMOT 1804 SMTJ registrato un po' ovunque per una tutela legale dei nomi e dei luoghi, di tenere sempre il nome SMOT 1804 SMTJ. Io ritengo che l'ordine proviene da Dio, il Sacro Ordine proviene da Dio, e un Templare giura obbedienze non agli uomini ma a Dio. E l'ordine è sacro, quindi non penso di sminuire il suo valore e la sua conoscenza, rinnegando il tutto, e costituire un'associazione legale di fedeli. Ho dato piena autonomia alle decine e decine di comanderie e precettorie di costituirsi in associazione nel rispetto delle leggi italiane, o, se vogliono, di costituirsi come associazione legale di fedeli. Noi non ci opponiamo, perché il grande dono che ci ha dato San Bernardo nel suo primitivo statuto è la libertà. Veritas, la verità vi renderà liberi. Questa verità è la libertà. Il Templare ha sempre lavorato per la libertà, non sua, ma dell'universo, diciamo dell'intera umanità. E chiudo dicendo che l'unico problema, l'unica preoccupazione che ha il Templare è solo uno, ed è l'affermazione che ci viene tramandato, che vi è un Dio da lodare, un'anima da salvare e un inferno da evitare. Queste sono è l'affermazione più semplice che noi ricordiamo anche nei nostri capitoli. Gran Maestro, ci regala un insegnamento da portare nella nostra vita di dame e cavalieri per migliorare noi stessi ed il nostro mondo? Vorrei leggere, non dobbiamo inventare niente, chi siamo e chi non siamo, vorrei sempre riportare le parole delle origini, e in questo momento voglio leggervi l'indimenticabile ritratto sempre attuale che San Bernardo abbozzò di un cavaliere templare. Questo cavaliere di Cristo è un crociato permanente, impegnato in un duplice combattimento contro la carne e il sangue, contro le potenze spirituali nei cieli. Avanza senza paura, questo cavaliere in guardia a destra e a sinistra. Ha rivestito il petto con la cotta di maglia, l'anima con l'armatura della fede. Munito di queste due difese, non teme né uomini né demonio. Avanzate dunque con sicurezza, cavalieri, e scacciate davanti a voi con cuore intrepido i nemici della croce di Cristo. Nella morte, nella vita, ne siate sicuri, vi potranno separare dal suo amore. Com'è glorioso il vostro ritorno da vincitori nel combattimento. Com'è felice la vostra morte da martiri in combattimento. Martiri, aggiungo, per la Chiesa Cattolica vuol dire testimoni della fede. Noi nel nostro statuto, sia nei nostri rituali, percorriamo la via del martirio, tracciato con il rogo di Jacques de Molay e l'uccisione di tantissimi confratelli del primo Tempio, e anche oggi ricordiamo i fratelli perseguitati nelle varie aree del mondo. Grazie Gran Maestro, grazie a tutti per aver seguito e per chi seguirà questa registrazione. Vi salutiamo, ci sarà sempre una comunicazione del Gran Maestro almeno ogni 3 mesi, in modo tale che la sua parola possa arrivare a tutti noi cavalieri e dame nelle nostre azioni quotidiane, per essere noi davvero cavalieri, davvero dame in questo nostro mondo. Grazie a tutti.